Dai libri della Sapienza rivelata del Dio vivente, questa sera leggiamo un messaggio di Gesù, Re della Rivelazione, del 3 febbraio del 2005. Figlia cara, tu non sai quanto mi aspetto dalle anime, soprattutto quelle coltivate con 1000 favori, ma esse sono sempre piene di occupazioni, allertate da stupide notizie, assorbite da inutili pesi. Con codeste anime non potrò instaurare un dialogo, esse si negano sempre, eppure dichiarano di amarmi. Qual è dunque la missione di chi vuol seguirmi? È amare, è riparare, è soccorrere Cristo e Lui nei fratelli. Mi trafiggete l'anima divina quando dinanzi al mio santissimo corpo state rilassati e in pieno disinteresse mi ricevete, già scattanti verso le terrene consolazioni e mi sbattete come un fagotto deglutito a forza. Non riflettono, non pensano che hanno appena fatto comunione con me, nascosto dentro la piccola ostia. In essa, in questi veli, io sono con tutto il mio corpo, sangue, anima e divinità. La madre mia è presente perché ella sorpassa in adorazione e in sentimenti di riparazione angeli e santi, e non v'è luogo ove io sia che ella, immacolata, non sia per darmi conforto. O anime, imparate da lei, ovunque il mio paradiso, ove troverete tanto conforto. E se desiderate fare un serio cammino in lei, Vergine dell'Eucarestia, troverete il modello dell'anima autenticamente consacrata, serva che vuol vivere senza macchia. Cari fratelli e sorelle, permettetemi una piccola riflessione su questo bellissimo testo che abbiamo sentito. Gesù parla, per riassumere un po' questa pagina del messaggio, dei sentimenti che dobbiamo avere quando ci avviciniamo a Gesù nel Santissimo Sacramento. Oggi è la festa liturgica in cui onoriamo il corpo e sangue di Gesù, anche se in alcuni paesi la festa, come per noi in Francia, è trasferita a domenica. Abbiamo sentito che vivendo una profonda adorazione eucaristica, Deborah riceve il 3 febbraio 2005 queste parole. Sono parole di una profondità indescrivibile e nello stesso tempo sono anche parole sotto la forma di un paterno rimprovero da parte di Gesù per invitare le anime a seguire la via della vera unione al cuore di Cristo. Tra qualche giorno celebreremo anche la festa del Sacro Cuore di Gesù, come lo onoriamo durante tutto questo mese di giugno. Ecco, questo episodio, appena sentito, mi fa inevitabilmente ritornare alla mente l'episodio della vita di Santa Teresa d'Avila, quando in un ardente colloquio con Gesù e tutta immersa nelle profondità della preghiera, Teresa conobbe la trasverberazione del cuore, parola che viene dal latino transverberare, cioè trafiggere. È una esperienza mistica unica
che il Sacro Cuore di Gesù fa vivere a Teresa d'Avila, come lo farà vivere a molti altri mistici, sia del secolo suo, di Santa Teresa, o nei secoli che seguiranno. Queste manifestazioni invitavano queste anime privilegiate a formare la corona delle anime adoratrici e riparatrici. Queste anime sono dotate di doni particolari, come lo sappiamo anche per la nostra cara Deborah, perché hanno preso sul serio la chiamata divina, vivendo intensamente l'incontro col Signore nella Santa Eucaristia e attingendovi le loro forze e le luci per l'esistenza quotidiana. Al contrario, come lo diceva lo stesso Maestro in questo messaggio, Gesù rivela che ci sono anche tante anime, pur dichiarandosi essere seguaci del Vangelo, ammiratori delle cose mistiche, ma che non piacciono a Gesù e non lo consolano come dovrebbero. Non ci avverte forse Gesù con queste parole appena sentite, pur venendo a trovarmi, a cibarsi di me, restano impassibili, immobili, come piante acerbe, sempre più accasciate su se stesse, vittime non d'amore, ma di abitudini, flebili e poca luce emanano. Dice Gesù, io le vedo e il dolore mi soffoca. Con codeste anime non potrò instaurare un dialogo. Esse si negano sempre, eppure dichiarano di amarmi. Il Sacro Cuore di Gesù, pur indicando i sentimenti sbagliati di molti suoi figli, purtroppo anche di molti sacerdoti, e vi invito a leggere tutto il messaggio di questo 3 febbraio 2005. Ecco, Gesù continua a instaurare un dialogo. Gesù non si stanca mai. Permettetemi una parola un po' più cruda, non si stufa di noi. Noi, sì, di Lui. Eppure Gesù continua a voler instaurare un dialogo. Quale antidoto per guarire dalla tiepidezza, per uscire dall'indifferenza e cambiare anche tante brutte abitudini nostre. Credetemi, cari fratelli e sorelle, quanti credenti, pur dichiarandosi praticanti, non manifestano sempre quello che i santi sacerdoti insegnavano ancora tanti anni fa. Ricordo solo delle pratiche adesso molto comuni, non sono cose nuove o fuori dall'ordinario. Prima ci veniva insegnato che quando si entrava in una chiesa si doveva fare il segno della croce con l'acqua santa. Poi si salutava il Signore presente con la genuflessione. Per chi poteva, ci si metteva in ginocchio e si pregava in silenzio, contemplando il mistero di Dio che tra breve sarebbe avvenuto sull'altare. Ecco, questa era solo una preparazione per la Santa Messa. Ormai queste pratiche pie
sono quasi dimenticate. Io lo vedo quando celebro la messa domenicale qui in Francia. La gente entra, non si segna più e subito ci si siede, come se fossero già stanchi di essere arrivati in chiesa. Poi dopo si chiacchiera, si fa rumore. Non si prepara più il nostro cuore e la nostra anima a questo incontro col divino, perché il divino viene ogni volta che un sacerdote degno di questo nome celebra i santi misteri. E dunque ha ragione, Gesù sottolinea, pur venendo a trovarmi, a cibarsi di me, restano impassibili, immobili, come piante acerbe. A questo proposito vi vorrei ricordare un episodio che troviamo nella vita di Santa Faustina Kowalska, che ebbe i grandi favori di Gesù misericordioso in Polonia e che mette in luce l'importanza di questo dialogo con Dio, di questo amore vero e ardente che dobbiamo avere per Dio. Sor Faustina, visitando il Purgatorio insieme al suo angelo custode, ebbe il permesso di chiedere alle anime sante quale fosse il loro maggior tormento. In maniera unanime, rispose la santa, gli anime gli dissero e gli parlarono dell'ardente desiderio di Dio. E sì, in questa vita, quante persone non hanno più questo ardente desiderio di Dio, che purtroppo dopo toccherà espiare in purgatorio. In quel momento che la suora vide questo tormento delle anime e il loro desiderio ardente di Dio, udì nel suo intimo una voce che disse, e lì parla Gesù, la mia misericordia non vuole questo, ma lo esige la giustizia. Ricordiamo sempre, amici miei, che Gesù è presente nel tabernacolo, ove ha dato tutto se stesso, dove ha manifestato il suo infinito amore e dove aspetta anche e soprattutto che noi gli apriamo il nostro cuore e la nostra mente. Lui non desidera altro. Senza stancarsi, cerca il dialogo. Per questo dice a Deborah, qual è dunque la missione di chi vuol seguirmi? E amare, dice Gesù, e riparare e soccorrere Cristo e Lui nei fratelli. Quando si incontra Dio, lo dobbiamo anche saper donare al prossimo, non tenerlo per noi stessi, essere questi buoni samaritani all'esempio di Gesù. Gesù chiede forse un'azione invisibile, ma reale. Chiede un'azione silenziosa, ma potente. Un'azione giudicata da molti inutile al giorno d'oggi, ma è rivoluzionaria nel vero senso della parola. Questa rivoluzione, tra virgolette, questa azione consiste nel compiere l'unica e vera battaglia che possa esistere su questa terra, in questo tempo che Dio ha dato all'uomo. Accenno solo per qualche istante il senso di questa battaglia, anche se uno dovrebbe fare una meditazione più lunga, ma non è il caso mio questa sera.
Ecco, San Paolo ne parla di questa battaglia nella sua lettera agli Efesini, chiamandola battaglia spirituale. Ed è certamente il motivo per cui questo grande santo viene spesso rappresentato con in mano la spada. Leggo il passaggio della lettera agli Efesini in cui San Paolo dice: per il resto, attingete forza nel Signore e nel vigore della sua potenza. Rivestitevi dell'armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia, infatti, non è contro creature fatte di sangue e di carne, ma contro i principati e le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Prendete perciò l'armatura di Dio perché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver superato tutte le prove. In conclusione a questa breve meditazione, chiediamo al Signore la grazia di poter imparare sempre di più a contemplare Gesù. In Gesù, colui che ha ricevuto dal Padre ogni potere in cielo e in terra. Questo Gesù che umilmente torna sotto la forma della ostia consacrata, del sangue divino nel calice. Impariamo a supplicare colui che sta in questi veli, dove è il nostro Dio con tutto il suo corpo, sangue, anima e divinità, come ce lo ricorda Gesù in questo stesso messaggio. Così sia.